Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a fare un video un po' particolare perché non si tratterà di un tutorial ma bensì di una recensione. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo alla nostra recensione. Quello che volevo presentarvi oggi è appunto questo, lo schermo da 5,5 pollici della Neewer. Io l'ho acquistato, l'ho provato e ho pensato appunto di farvi una recensione riguardante questo monitor. Premetto che io non ci guadagno niente, cioè lo faccio totalmente gratuito, a me non mi pagano per fare le recensioni, però volevo condividere con voi appunto se è il caso di acquistarlo oppure no. Quindi passiamo alla recensione. Bene, questa è la scatola appunto del nostro Neewer FV568, ossia lo schermo, un monitor per reflex da 5,5 pollici. Questo è il coperchio che ora vado a mettere da parte e qui all'interno possiamo trovare il nostro monitor, che è questo qui, che dopo andremo appunto a vedere. All'interno della scatola, se andiamo a togliere questa protezione in gomma, abbiamo un pannetto per pulire appunto il nostro monitor, abbiamo il libretto di istruzione con tanto di certificato eccetera, non c'è la lingua italiana quindi se sapete l'inglese meglio. Abbiamo la staffa appunto per andare a fissare il nostro monitor, dove da una parte abbiamo appunto la slitta, l'attacco a slitta, e dall'altra abbiamo il filetto per andarci a avvitare appunto il nostro monitor, filetto da 1/4. Poi abbiamo due cavi HDMI, uno con micro USB e uno con mini USB, a seconda appunto del tipo di attacco che ha la vostra fotocamera. C'è il micro HDMI e dall'altro invece c'è il mini, quindi a seconda della vostra fotocamera andate a scegliere uno dei due cavetti, ve li danno tutti e due, quindi è comodo. Poi abbiamo il paraluce, che è questo qui, che va attaccato appunto attorno al nostro monitor. Qui abbiamo la sua tendina, il suo con il velcro penso che si chiami, comunque va attaccato così, l'ho attaccato attorno al vostro monitor in modo che vi faccia da paraluce se lo usate all'esterno appunto al sole. Quindi questi sono gli accessori che ci danno in dotazione, che non è male, ce ne sono abbastanza. Ora andiamo appunto a vedere quello che ci interessa, ossia il nostro monitor. Quindi lo vado a collegare e ci vediamo fra un po'. Bene, ho preso la batteria, io ho questa ma ho comprato anche due batterie più piccole, questa è da 4800 mAh, ma ne ho prese due anche più sottili, che queste invece sono da 2600 mAh. Vado a montare questa perché è carica, le altre non so se sono cariche. Quindi per inserirlo c'è l'attacco a slitta molto semplice, lo andiamo a inserire, lui si andrà a accendere come vedete in questo modo. Vi dice non segnale perché naturalmente non è ancora collegato. Comunque prima andiamo a vedere un attimo com'è composto. Qui come potete vedere ci sono i tasti del menu, le frecce destra e sinistra, alto e basso. Qui abbiamo il filetto da 1/4 per andarlo appunto a attaccare attorno alla sua staffa o attorno a qualsiasi altro vite da 1/4 che avete, il pulsante d'accensione. Sotto abbiamo una presa USB per andare ad aggiornare il firmware del vostro monitor nel caso ce ne sia la necessità.
Cioè, la corrente in uscita, l'attacco per la corrente in uscita e l'attacco delle cuffie, perché come sapete l'HDMI trasmette sia audio che video, quindi potete tranquillamente collegare le cuffie al monitor e sentire senza appunto collegarle attorno alla vostra macchina fotografica. Da questa parte abbiamo due attacchi HDMI, uno dell'ingresso, che sarà quello dove andiamo a attaccare appunto la nostra macchina, e uno d'uscita qualora volessimo andare appunto ad attaccare un altro monitor. In più abbiamo un altro attacco di corrente che praticamente ci può prendere corrente direttamente dalla macchina fotografica. Io lo sconsiglio perché altrimenti va a penalizzare molto sull'autonomia della macchina, dal momento che ha la sua batteria. Vuol dire non pesa neanche tanto, anzi, cioè c'ha il peso della batteria principalmente. Quindi vado a collegare la mia macchina fotografica, quindi andiamo HDMI in, adesso vado a puntare la macchina in una direzione insomma che si veda pressoché qualcosa, la mettiamo più o meno lì, andiamo a mettere a fuoco. Questo è il nostro monitor, ha un menu fortunatamente anche in italiano, questo qui, dove ci dà la possibilità appunto di andare a settare il tipo di colore, andare a zoomare o a scegliere la dimensione del formato del nostro video, 16 noni, 4 terzi, o appunto, ripeto, andare a zoomare. Io di solito infatti lo zoomo perché come vedete adesso qui c'è un contorno nero, io di solito lo vado a zoomare di un quarto in modo che mi riempia completamente tutto lo schermo. Qui abbiamo le informazioni della nostra fotocamera, questo qui è il segnale di batteria del monitor, non della nostra fotocamera ma del monitor, e devo dire che per il prezzo che ha, vi lascerò comunque il link in descrizione, io l'ho preso su Amazon, penso che sia gira intorno a un centinaio di euro, quello senza batteria, 120-130 con la batteria, il kit completo, più o meno, adesso non mi ricordo bene, comunque sì, il prezzo non è esorbitante, e per il prezzo che ha devo dire che io mi trovo molto bene, ha dei bei colori, la dimensione è molto ridotta, quindi è comodo da tenere sia sulla macchina fotografica o se avete un gimbal o qualsiasi altra attrezzatura, non è molto ingombrante, anche da tenere nello zaino, è leggero, ovvio che ha anche delle pecche. Una di quelle che ho riscontrato io, che ho sentito anche degli altri non hanno avuto lo stesso problema, ma io ho il problema che il monitor si scalda parecchio, tantissimo, infatti subito ero indeciso se restituirlo o no. Adesso lo sto ancora provando, diciamo che fino adesso non mi ha dato problemi, non si spegne, non fa niente, diventa solo caldo lo schermo e nient'altro. Però del resto funziona divinamente. Quindi se io dovessi darvi un consiglio se acquistarlo o meno, io vi direi tranquillamente sì, prendetelo, perché per il prezzo che ha è veramente molto comodo. Oltretutto c'è un'autonomia della batteria molto buona. Io con questa ci faccio quasi una giornata, cioè se andate via con due di queste ci fate una giornata tranquillamente a riprendere senza che si scarichi del tutto il vostro monitor. Con le altre magari, ma secondo me anche con le altre, con due batterie voi siete a posto perché consuma veramente pochissimo. E vabbè, l'unica cosa, sì, è un prodotto cinese, è molto plasticoso anche i tasti. Oltretutto i tasti, se non schiacciamo il menu, si possono andare a personalizzare con vari preset che potete decidere voi. Quindi i 4 pulsanti alto e basso, destra e sinistra, potete andarli, cliccandoli, andarli a inserire una qualsiasi funzione come quella che preferite voi. E niente, questo direi che è tutto per quanto riguarda questo monitor. Ora ve lo vado anche a zoomare così ve lo faccio vedere a dimensione
ok, in questo modo. Come vedete, zoomato, lui prende tutto lo schermo. Adesso voi vedete questa parte nera perché, ok, in questo modo, come vedete, lui prende tutto il vostro monitor. Si vede benissimo, anche fuori con la luce, col sole, così si vede bene. È già dotato di una pellicola protettiva, tipo quelle da cellulare, quindi anche per questo siete a posto volendo. E niente, questo praticamente è tutto per quanto riguarda questo monitor, non c'è tanto da dire. Io, se siete interessati a un monitor da spendere poco, anche da battaglia, magari se dovete usarlo in varie circostanze così un po' da battaglia, questo è perfetto, piccolino, leggero, costa poco, nel caso anche sfortunatamente vi cada per terra che si rompa, voglio dire, non è un monitor da 300-400 euro, insomma, è un monitor da 90-100 euro, quindi volendo non è la fine del mondo. Ripeto, l'unica pecca è che si scalda, però a me per ora, finora, non mi ha dato nessun problema. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questa prima recensione, chissà se ne farò altre. Spero che vi sia piaciuto. Io vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!